Avete mai avuto un'amicizia che è durata 10 anni? Bruce Lee e Bolo Yeung non erano solo colleghi sullo schermo, ma anche amici intimi nella vita reale. Avevano un profondo rispetto reciproco e Bolo ha sempre ammirato il talento e la dedizione di Bruce Lee. Ma dietro questa amicizia c'era un segreto che non era mai stato rivelato. Ora Bolo Yeung ha deciso di rompere il silenzio e di condividere la scioccante verità sulla leggenda delle arti marziali. Cosa è stato nascosto per tutti questi anni? Esploriamo questa storia sorprendente. L'amicizia tra Bolo Yeung e Bruce Lee. Ora, facciamo partire qualcosa. Già prima dell'inizio delle riprese dell'Operazione Drago, Bruce Lee era vittorioso contro Bolo Yeung. Ci sono state notevoli difficoltà dietro le quinte tra Bruce Lee e Bolo Yeung, che hanno quasi portato a una modifica significativa della trama del film. Bruce e Bolo avrebbero dovuto combattere insieme in Operazione Drago, quando il film fu concepito. Tuttavia, si è verificato un evento imprevisto che ha costretto la produzione a cancellare il combattimento e ad apportare modifiche al dialogo. Si dice che Bolo fosse troppo terrorizzato per affrontare Bruce. L'inizio di questa storia può essere fatto risalire al 1971, molto tempo prima che Bolo Yeung fosse riconosciuto sulla base del nome del suo personaggio in Operation Dragon. All'epoca, a Hong Kong, Bruce Lee e Young Se, che alla fine sarebbe stato conosciuto come Bolo, erano entrambi sul punto di diventare famosi. Nel frattempo, Bolo aveva interpretato ruoli modesti presso lo studio Shaw Brothers ed era conosciuto con il titolo di Mr. Hong Kong nelle gare di bodybuilding. Bruce aveva appena terminato le riprese di Operation Dragon, che fu un grande successo al botteghino. I due individui si conoscono in un locale notturno, luogo in cui si erano precedentemente riuniti dopo aver lavorato insieme a delle pubblicità. A questo punto, la narrazione inizia a coinvolgere il lettore. Una persona di nome Sam Dam Goy, che era stata vista in precedenza in Beardy Tales, li avvicinò. Questo è Sam Dam. Goy chiese: "Chi di voi due vincerebbe in un combattimento?" Bruce rispose: "Non sarebbe un combattimento leale perché io sono un artista marziale e lui un culturista." Bruce era ottimista sulla sua capacità di combattere ed era fiducioso nelle sue capacità. Bolo, che non era solo un culturista ma anche un esperto di kung fu stile nordico con artiglio d'aquila, era estremamente insoddisfatto di questa risposta. La sfida che Bolo lanciò a Bruce fu: "Ehi, amico, sono prima un artista marziale e poi un culturista." Bolo era infastidito da questa affermazione. "Dovremmo camminare all'aperto e ti dimostrerò cosa sono in grado di fare." Nel tentativo di risolvere il conflitto, i due ragazzi uscirono all'aperto. Bolo iniziò la battaglia impiegando le sue doti di kung fu con l'artiglio dell'aquila per combattere Bruce. Si trattava di un metodo che sfruttava la potenza di Bruce, dato che aveva una solida presa sull'avversario. L'incontro tra Bruce e Bolo avrebbe suscitato un'impressione duratura, che avrebbe avuto un effetto sulla dinamica esistente tra i due durante il set dell'Operazione Drago. Nel contesto di Operazione Drago, il racconto non include nulla di Bolo Yeung e Bruce Lee. Tra i tanti motivi per cui Operazione Drago, un grande film del 1973, è così noto. Il protagonista del film d'azione e drammatico è niente meno che Bruce Lee, la figura più famosa della storia delle arti marziali. È il personaggio più significativo del film. Il film si è distinto non solo per l'abilità cinematografica di Lee, ma anche per gli aneddoti raccontati nel backstage, che gli attori e la troupe ricordano ancora oggi. Ora abbiamo un'altra storia affascinante sul giovane Drago, che ci è stata raccontata da Bolo Yeung, che è anche suo amico e membro del cast. Bruce Lee contattò il suo caro amico Bolo Yeung per estendergli l'invito a far parte del cast di Operazione Drago. Questo invito arrivò circa 1 anno e mezzo dopo lo storico combattimento che ebbe luogo tra i due fuori da un locale notturno nel 1971. Nel corso delle riprese, Bruce e Bolo parteciparono a diverse sessioni di allenamento per provare la scena di combattimento che era stata anticipata da molto tempo. Bolo, tuttavia, esortò Bruce a ingaggiare un combattimento di riscaldamento, in modo da poter confrontare i rispettivi punti di forza. Questo portò a un insolito cambiamento dello scenario. Anche dopo l'ultimo incontro, Bolo era ancora ansioso di sfidare Bruce e decise di abbracciare Bruce con tutta la sua forza.
Dato che Bolo aveva imparato la lezione di riporre eccessiva fiducia nella forza di presa dello stile Kung Fu artiglio dell'Aquila del Nord, era interessato a capire la reazione di Bruce. Tuttavia, Bruce fu in grado di disimpegnarsi immediatamente, di fare un passo indietro e di agire, il che portò alla fine della battaglia. Bolo, ancora insoddisfatto della produzione, chiese a Bruce di ingaggiare un altro combattimento, questa volta a contatto pieno. Bruce diede il suo assenso e ne seguì un combattimento incessante da parte di Bruce, che controllò Bolo al punto da impedirgli di compiere anche una sola azione. Nonostante queste interazioni, i due attori iniziarono a provare la scena di lotta che sarebbe stata inserita nel film. Tuttavia, durante le prove si verificò un incidente. Dopo aver atteso la conclusione della giornata di riprese, Bolo, che era furioso ma aveva mantenuto il silenzio, lanciò una sfida a Bruce per ingaggiare un altro combattimento. Anche se Bolo riuscì a chiudere Bruce in una chiave, facendogli perdere ancora una volta il fiato. Questo non fu l'ultimo screzio che i due ebbero tra loro. Dopo un po' di tempo, mentre Bolo si preparava a registrare la scena del combattimento, si irritò e aumentò l'intensità della battaglia. Stava ancora cercando di mettere alla prova Bruce. La risposta di Bruce a Bolo causò l'interruzione della produzione per 2 giorni, nonostante Bolo non fosse uno dei ruoli più importanti. In seguito alla sconfitta subita per mano di Bruce, Bolo si rifiutò di girare la scena del combattimento, cosa che costrinse gli sceneggiatori e i produttori a eliminarla dal film. Alla fine fu il personaggio di John Saxon a ingaggiare il combattimento con Bolo nel film. Mentre si esercitavano per questa battaglia, Saxon chiese a Bruce di assumere il ruolo di avversario. Bruce, che è sempre pronto ad affrontare una sfida, telefonò a Bolo e i due parteciparono insieme a una sessione di allenamento. Bolo, in un momento di sfogo energetico, agì a sorpresa su Bruce da dietro. Questo fu l'ultimo atto di furia di Bolo. Bruce si è semplicemente alzato, ha stretto la mano a Bolo ed è tornato al lavoro. È sempre professionale. Bruce e Bolo erano ottimi amici nonostante tutti gli incontri passionali che avevano avuto. È stata una pubblicità di sigari Winston in cui i due apparivano insieme a far nascere la loro relazione. Bruce accoglieva regolarmente Bolo a casa sua per discutere di molti argomenti, tra cui l'allenamento, le arti marziali e l'industria cinematografica. Date le circostanze, è altamente improbabile che Bruce e Bolo abbiano mai ingaggiato un combattimento durante l'Operazione Drago. In alcune interviste, Bolo ha persino espresso la sua insoddisfazione per non aver avuto l'opportunità di combattere contro Bruce nel film. E allora Bruce gli ha assicurato che si sarebbero affrontati in Game of Death. Nonostante il fatto che Bolo si sia allenato nel Kung Fu quando era più giovane, non era un maestro dell'artiglio dell'Aquila del Nord, contrariamente a quanto affermano alcune testimonianze. In realtà, Bolo ha concentrato la maggior parte dei suoi studi sulla tecnica del Tai Chi Yang, che i suoi personaggi hanno incluso in alcuni dei suoi film successivi. Per il momento, Bruce Lee aveva intenzione di incorporare Bolo nella sua squadra, in modo analogo a quello che Jackie Chan realizzò in futuro con la sua squadra di doppiatori. L'obiettivo che Bruce aveva in mente era quello di inviare la sua squadra a Hollywood, dove avrebbe rivoluzionato l'ambientazione dei film d'azione decenni, prima che l'addestramento alle arti marziali diventasse la norma per gli attori. In effetti, Bruce Lee e Bolo Yang avevano un rapporto e una stima reciproca che andava oltre i conflitti rappresentati nei rispettivi film. Anche tra coloro che hanno avuto l'opportunità di partecipare all'allenamento di Bruce, la sua reputazione leggendaria e le sue notevoli capacità erano ben riconosciute. Detto questo, il legame genuino che esisteva tra lui e Bolo era di compagnia e di entusiasmo condiviso per le arti marziali. Dopo un lungo periodo di silenzio, alla fine il culturista cinese ha rotto il suo silenzio e ha parlato di Bruce Lee quell'anno. È interessante notare che Beardy Bruce Lee Central ha tradotto la sua intervista dal mandarino all'inglese. Le rivelazioni di Bolo Yang su Bruce Lee. Nel corso dell'intervista, Yang ha rivelato dettagli sulla vita privata di Lee e ha raccontato una serie di ricordi dal backstage di Operation Dragon. Bruce Lee sarebbe stato sottoposto a una serie di sfide mentre lavorava sul set di Operazione Drago. Sebbene Bruce non desiderasse impegnarsi in un combattimento, si sentiva costretto a farlo, come ha dichiarato l'artista marziale. Inoltre, ha menzionato che un culturista era interessato a valutare le abilità di Bruce Lee nel Jeet Kune Do. Nonostante ciò, il conflitto non durò a lungo, secondo Young, che riconosceva la rapidità di Bruce.
Egli sorprese l'azione e la battaglia si concluse. La velocità di Bruce era eccessiva. Young rimase impressionato dalle capacità di Lee e disse che la sua velocità era davvero notevole. Grazie al famoso sodalizio e al percorso che portò al successo di Bolo, l'opportunità di lavorare al fianco di Bruce Lee era un sogno che si realizzava per qualsiasi attore. L'unica volta che Bolo Young ha condiviso lo schermo con Bruce Lee è stato durante questa collaborazione, che ha lasciato un'impronta indimenticabile sulla sua carriera. L'inaspettata scomparsa di Lee nel 1973 ebbe un profondo impatto su Bolo Young. Lee era più di un semplice amico e di un ex collega. Allo stesso tempo, fu una fonte di motivazione e di orientamento per Young. Nonostante la sconfitta, Young decise di andare avanti. Grazie al successo dell'Operazione Drago, riuscì a entrare nell'industria hollywoodiana, che gli garantì un riconoscimento a livello mondiale. La capacità di Young di adattarsi a nuove situazioni e il suo talento lo portarono a trasferirsi a Hollywood. Ha lasciato un segno indelebile nel cinema occidentale con la sua miscela di stili di arti marziali orientali e occidentali, che ha portato nel regno del cinema occidentale. La collaborazione tra Bruce Lee e Bolo Young ha avuto un impatto significativo sulla carriera di entrambi e sul genere dei film di arti marziali. La sua celebre interpretazione nel film di arti marziali Il Grande Drago Bianco, uscito nel 1988, è stata il catalizzatore che ha portato Young alla ribalta internazionale. L'interpretazione di Chong Li è stata eccezionale. La folla è rimasta affascinata dall'intensità e dal carisma con cui ha rappresentato il ruolo nella sua performance. Grazie alla sua interpretazione, minacciosa ed intrigante, è diventato un avversario difficile per il protagonista del film, interpretato da Jean-Claude Van Damme. La sua interpretazione è stata memorabile e impressionante. La dinamica tra Young e Van Damme è stata uno dei punti di forza del film e la battaglia finale è stata un momento leggendario nella storia dei film di arti marziali. Il Grande Drago Bianco è stato un successo non solo per i partecipanti ma anche per la critica. Inoltre, il film è stato un successo commerciale e ha fruttato molto di più rispetto al suo budget relativamente basso. Tuttavia, è possibile che sia stato lo stesso Young a essere influenzato in modo più significativo da Il Grande Drago Bianco. Il film lo ha proiettato alla ribalta dell'industria dell'intrattenimento su scala globale, facendo presa sul pubblico di tutto il mondo, e lo ha consacrato come personaggio rinomato nel mondo dei film d'azione. Bolo Young è diventato un attore di fama mondiale, noto per la sua particolare combinazione di fisicità e passione sullo schermo. Non si limitava più a recitare la parte dell'antagonista nei film di arti marziali di Hong Kong. Grazie a questo nuovo protagonismo, Young poté accedere a una pletora di opportunità, non solo a Hollywood ma anche nell'industria cinematografica di tutto il mondo. Il trionfo ottenuto non fu solo effimero. Van Damme fu talmente soddisfatto del suo talento e della sua professionalità che lo incoraggiò a diventare coprotagonista del suo film successivo, Double Impact. Questo gli permise di sviluppare la sua collaborazione con lui e di dimostrare la sua inconfondibile sinergia sullo schermo. Anche in questo film Young ha interpretato un avversario agguerrito, il che ha consolidato ulteriormente il rapporto professionale e di rispetto che esiste tra le due icone dell'azione. Queste alleanze non riguardavano solo la spartizione della scena. Le tecniche cinematografiche e le forme di arti marziali, sia orientali che occidentali, sono state incluse nella produzione, dando vita a una combinazione di successo. Dopo il successo di Il Grande Drago Bianco e di Double Impact, Young ha continuato a riscuotere successo in una varietà di ruoli. Sfruttò la sua celebrità per sperimentare un'ampia gamma di personaggi e generi cinematografici, dimostrando così la sua flessibilità come attore. In questo periodo ha interpretato una grande varietà di personaggi, ma ha sempre portato grande intensità e onestà in ogni interpretazione. Sia che interpretasse antagonisti o personaggi più complicati, Young aveva un'impressionante gamma di abilità, che può essere attribuita al suo background nelle arti marziali e nel bodybuilding. Le interpretazioni di Young erano caratterizzate dalla fisicità, ma trasmettevano anche profondità emotiva e sviluppo del personaggio, entrambi di grande impatto sul pubblico. Young ha dimostrato, attraverso le sue performance, di non essere solo una star dell'azione, ma anche un attore di talento capace di catturare il pubblico con la sua potenza fisica e con la profondità emotiva che possiede. Chi è esattamente questo Bolo Young? Se fate parte della generazione Z o siete dei millennial,
È possibile che non conosciate il nome di Bolo Yeung. Tuttavia, se siete amanti dei film d'epoca che presentano azione e arti marziali, il nome vi suona sicuramente familiare. Personaggio famoso nel mondo delle arti marziali e dei film d'azione. Bolo Yeung è nato Yangtze il 3 luglio 1946 a Guangzhou, in Cina. È noto per il suo lavoro in entrambi i campi. Negli anni 70 e 80 ha partecipato a un gran numero di film e il suo nome è indissolubilmente legato agli antagonisti potenti e muscolosi che ha interpretato. Con il suo corpo imponente, il suo aspetto straordinario e il suo notevole talento nelle arti marziali, Bolo Yeung ha avuto un impatto indelebile sul genere, assicurandosi così una posizione nel pantheon dei luminari delle arti marziali. La sua eredità continuerà per sempre. Da giovane, Yeung ha intrapreso un percorso che lo avrebbe portato nel mondo delle arti marziali. All'inizio si è allenato nelle arti marziali tradizionali cinesi, come il Kung Fu, che si è rivelato la base per i suoi successi successivi. Inoltre, ha iniziato a interessarsi al bodybuilding in giovane età, che lo ha aiutato a sviluppare il fisico robusto che sarebbe poi diventato uno dei suoi marchi di fabbrica nel mondo del cinema. La sua eccezionale forza fisica, in particolare il suo petto ben sviluppato, attirò rapidamente l'attenzione di potenziali datori di lavoro con il suo fisico stupefacente. Nel corso degli anni successivi, Yeung si impegnò in un intenso allenamento, non solo per se stesso ma anche per gli altri, al fine di aumentare significativamente le sue capacità nelle arti marziali. Ha iniziato ad allenarsi anche nel karate e nella Muay Thai, oltre che nel Tai Chi, che aveva studiato in precedenza. L'incessante dedizione all'allenamento con i pesi ha portato alla trasformazione del suo fisico in una miscela di forza e rapidità. Le sue caratteristiche fisiche sono numerose e sorprendenti, tra cui il record di sollevamento di 350 kg a terra e una panca da 172 kg. Oltre a bicipiti che misurano un sorprendente 45%-46%. All'età di 20 anni, Bolo si era già affermato come figura di spicco nel campo del bodybuilding. Nel corso della sua carriera ha vinto il titolo di Mr. Hong Kong per diversi anni di seguito durante la sua carriera. Alla fine degli anni 60 si trasferì a Hong Kong, il che gli diede l'opportunità di iniziare la sua carriera nel mondo del cinema. Grazie al suo fisico straordinario e al suo talento nelle arti marziali, Bolo era un candidato perfetto per le parti che richiedevano una presenza fisica. All'epoca, la città era un grande centro per i film di arti marziali e Bolo era uno degli attori più popolari del settore. Questo tipo di personaggio lo seguirà per tutta la sua carriera e verrà rapidamente promosso a parti di ruolo. Interpretava abitualmente cattivi o personaggi potenti, e questo era il tipo di personaggio che interpretava. La svolta più significativa di Bolo Yeung avvenne nel 1973, quando gli fu affidato il ruolo di Bolo nel leggendario film Operazione Drago, diretto da Bruce Lee. Il pubblico rimase a lungo impressionato da lui, nonostante il tempo trascorso sullo schermo fosse piuttosto limitato nel suo ruolo di spietato antagonista del film. Uno dei momenti più memorabili del film è la violenta scena di lotta climatica che ha luogo tra Bolo Yeung e John Saxon. Questa sequenza mette in evidenza la potente presenza di Bolo sullo schermo e il suo talento nelle arti marziali. Il suo lavoro in Operazione Drago non solo consolidò la sua posizione nell'industria cinematografica delle arti marziali, ma creò anche una duratura affiliazione con Bruce Lee, un legame professionale e una collaborazione che avrebbero avuto un impatto significativo sulla sua carriera. Dopo il successo di Operation Dragon, Bolo Yeung ha continuato a lavorare in modo prolifico nel cinema di Hong Kong. Per la maggior parte, interpretò personaggi cattivi che sfruttavano la sua imponente stazza. Durante gli anni 70 e 80, Bolo Yeung si è affermato come uno dei volti più formidabili dei film di arti marziali. Tra i film più importanti di questo periodo ricordiamo Chinese Hercules, 1973, e The Image of Bruce Lee, 1978. In Chinese Hercules, Bolo Yeung interpretava un cattivo dalla forza terribile, un guerriero invincibile di cui avevano paura anche i migliori artisti marziali. Questo ruolo lo ha aiutato ad affermare il suo stile unico nei film d'azione di arti marziali. In The Image of Bruce Lee. Sebbene il film non abbia visto la partecipazione di Bruce Lee, Bolo Yeung ha comunque lasciato il segno grazie a scontri drammatici e potenti scene di combattimento. A rendere speciale Bolo Yeung non è stato solo il suo aspetto muscoloso,
ma anche la sua capacità di trasmettere emozioni attraverso gli occhi e il linguaggio del corpo. Era in grado di creare un'atmosfera tesa, facendo percepire al pubblico il pericolo senza troppi dialoghi. Questo lo rese un volto familiare nei film di arti marziali dell'epoca, soprattutto quando interpretava cattivi forti e indimenticabili. Alla fine degli anni '80, la reputazione di Bolo Yeung è cresciuta ancora una volta quando è stato scritturato. Per il ruolo di Chong Li nel film Il Grande Drago Bianco, 1988. Questo fu uno dei film più importanti della carriera di Bolo Yeung, in quanto interpretò il principale avversario di Jean-Claude Van Damme. Il suo personaggio Chong Li è stato costruito come un combattente freddo e quasi imbattibile. Con il suo corpo muscoloso e il suo atteggiamento intimidatorio, Bolo Yeung ha trasformato Chong Li in uno dei cattivi più memorabili della storia dei film di arti marziali. L'immagine di Bolo come figura leggendaria nel mondo del cinema d'azione è stata ulteriormente cementata da questo ruolo, che lo ha anche aiutato a raggiungere una nuova generazione di fan. Il contributo di Bolo Yeung al cinema di arti marziali è stato sostanziale durante tutta la sua carriera. Nonostante abbia spesso interpretato il cattivo, i suoi ruoli sono stati cruciali nel determinare chi fossero gli eroi del genere. La sua capacità di infondere ai suoi personaggi un senso di profondità e passione lo ha elevato a un livello che va oltre quello di un semplice cattivo. Aveva un autentico talento artistico ed era in grado di comprendere le sottigliezze della scena e del conflitto narrativo. Bolo Yeung ha mantenuto il suo impegno nel mondo delle arti marziali da quando ha raggiunto l'apice della sua professione. Non è raro che faccia delle apparizioni in film e che funga da guida per i giovani artisti marziali. È impossibile negare l'influenza che ha avuto sul genere d'azione e la sua reputazione rimane quella di uno dei più grandi attori d'azione. Gli appassionati di film di arti marziali ricorderanno sempre Bolo Yeung come l'avversario più formidabile che abbiano mai visto sullo schermo. Era una rappresentazione del potere, della disciplina e della determinazione inflessibile. Il combattimento tra Chuck Norris e Bruce Lee. C'era un segreto nella battaglia di Chuck Norris contro Bruce Lee ed è stato svelato. Un'altra battaglia che Bruce Lee ha combattuto su pellicola e che è diventata famosa è stata quella contro Chuck Norris. Entrambi sono considerati le star del cinema più difficili nella storia dell'industria e la loro presenza continua ad essere impareggiabile ancora oggi. È insolito trovare qualcuno che possieda lo stesso livello di dedizione e forza di lui. Secondo l'analisi della sua carriera, Norris ha fatto il suo grande salto nel mondo dello spettacolo dopo la notevole collaborazione con Lee nel classico d'azione e commedia Il volo del drago, uscito nel 1972. Lee era intrinsecamente affascinante davanti alle telecamere, soprattutto con il successo delle arti marziali. Lee assunse il ruolo di Tang Long, un giovane esperto di arti marziali incaricato di assistere una donna. La trama divenne rapidamente una caratteristica distintiva del genere. Chuck Norris ha fornito un'interpretazione eccezionale nella sua prima parte, quella di Colt, un superbo artista marziale assunto dall'organizzazione per neutralizzare il grave pericolo rappresentato da Tang Long. Oggi la carriera di Norris è legata alle arti marziali. Tuttavia, all'epoca, la reazione del pubblico al film fu di grande entusiasmo perché vi compariva un occidentale in questa veste. Su internet sono appena apparse delle notevoli fotografie di Chuck Norris, in cui esprime la sua soddisfazione per il successo del film. La produzione di questo film è costata $145.000 e ha raccolto più di $60 milioni, che equivalgono a quasi $700 milioni se adeguati all'inflazione in tutto il mondo. Incredible, vero? Molti hanno ipotizzato una vera e propria rivalità tra Lee e Norris dopo aver visto il film, che includeva il classico combattimento tra i due. Norris ammirava da tempo la velocità e la potenza di Lee, e i due si erano già allenati insieme diverse volte. In effetti, i due si erano già allenati insieme. Durante l'intervista che è stata immortalata nelle rare fotografie, Norris ha espresso la sua ammirazione per la collaborazione con Lee. La sua reazione è stata che è stato un piacere collaborare con Bruce Lee al film. La sequenza di combattimento è ampiamente considerata come l'esempio più iconico di scena di combattimento di arti marziali mai creato, ed è stato molto divertente da vedere. Quando si partecipa a una scena di combattimento che piace a tutti, è una sensazione fantastica.
La magnifica sequenza di combattimento de Il volo del drago è davvero unica nel suo genere, soprattutto se si tiene conto del fatto che è stata registrata illegalmente perché la troupe non aveva i diritti necessari. Lee ha dovuto collaborare con alcuni poliziotti per ottenere il permesso alla troupe di riprendere lo scenario per circa un'ora prima di dover interrompere la registrazione. D'altra parte, c'è un passaggio particolare in questa famosa scena che è stato tenuto segreto per molti anni. E Norris lo ha ricordato. In una lettera che ho ricevuto, un padre affermava che lui e suo figlio avevano visto Il volo del drago per un totale di 26 volte nel corso della loro vita. Si è informato al riguardo. In questo caso, sei un individuo davvero duro. Norris elogiava regolarmente Lee come pugile, descrivendolo come un avversario temibile con un corpo cesellato e preciso. Norris elogiava Lee anche per il suo fascino e la sua simpatia, sia sul ring che a casa, proprio come nei film. Chi lo circondava trovava notevoli la sua sicurezza e le sue conoscenze. Tuttavia, le riprese della sequenza di combattimento, che si svolse in un angolo del Colosseo a Roma, furono senza dubbio l'evento più memorabile e significativo della sua collaborazione. Il volo del drago fu distribuito con l'intenzione di essere venduto sul mercato asiatico, ma divenne rapidamente un fenomeno culturale. Il successo del film è indiscutibilmente attribuibile alla scena del combattimento che si svolge nel Colosseo. Questa scena è stata girata in lunghe riprese, il che ha permesso al pubblico di apprezzare la poesia che è stata catturata in questa sequenza unica nel suo genere. Se non fosse stato per i due titani della sua professione e per l'ambizione di Lee di entrare nella storia, questa occasione epocale non avrebbe avuto luogo. L'unica ripresa di un vero combattimento che Bruce Lee abbia mai fatto conferma la verità sulla sua carriera. Una registrazione molto insolita di un vero combattimento dimostra che le abilità di Bruce Lee vanno ben oltre il regno di Hollywood. Bruce Lee è ampiamente considerato uno dei più talentuosi interpreti di arti marziali della cultura popolare. L'attore, nato a San Francisco e cresciuto nella Hong Kong britannica, è noto per il suo lavoro nei film classici. Tuttavia, i combattimenti che si svolgono nei film sono notevolmente diversi da quelli che si svolgono nella vita reale. Nel corso degli anni si è discusso se Lee avrebbe prevalso o meno in un combattimento che si fosse svolto lontano dagli schermi. La verità è mostrata nell'unico filmato conosciuto di una vera battaglia. Nonostante ci siano pochissime prove tangibili che stabiliscono questa conclusione con assoluta certezza. Sebbene sia apparso in numerosi film, Lee non ha mai perso un combattimento. Non c'è dubbio che chiunque possa uscire vittorioso da una sceneggiatura. Tuttavia, Lee ha dimostrato il suo talento in altri modi. Il pugno di un pollice o l'uso del nunchaku per giocare a ping pong erano solo due delle altre tattiche non convenzionali che dimostrava abitualmente. Tutto è davvero sbalorditivo. Il Jeet Kune Do, che è una miscela di numerose tecniche ed è ampiamente considerato il predecessore delle arti marziali miste. È stato un altro tipo di arte marziale che Lee ha sviluppato nel corso della sua carriera. Poiché possedeva tutte queste abilità, il suo curriculum era eccezionale. Sarebbe stato in grado di mantenere la sua compostezza in un vero combattimento? Nonostante la maggior parte dei filmati di Lee si concentri sulle sue esibizioni e acrobazie, c'è una clip che mostra l'attore impegnato in un confronto. Il video è stato girato nel 1967 in California, in occasione del campionato internazionale di karate di Long Beach, e mostra Lee che gareggia contro alcuni dei suoi studenti più talentuosi. Inoltre, data la sua velocità e precisione, hanno pochissime possibilità di successo. In conformità con le leggi della California, i combattenti erano tenuti a indossare protezioni. Tuttavia, Lee era specificamente contrassegnato da corde bianche e il suo stile era immediatamente riconoscibile. Nonostante il fatto che il combattimento nella vita reale non sia così eccitante come sullo schermo, il talento di Lee è evidente dal fatto che ha vinto così facilmente. La celebrità ha mantenuto una distanza di sicurezza dall'avversario e ha evitato di intraprendere qualsiasi azione. Era in grado di agire con velocità fulminea e precisione millimetrica in qualsiasi momento. La tecnica di combattimento di Lee è stata messa alla prova nel filmato del campionato internazionale di karate di Long Beach, che ha dimostrato che era un grande combattente. La sua tecnica di combattimento, unica nel suo genere, si è rivelata la chiave del suo successo. La maggior parte degli artisti marziali era stata istruita in un certo stile fino a quel momento, ma Lee lo considerava limitante.
Egli prese elementi di diversi metodi e li fuse in modo da concentrare velocità e precisione e renderli più efficienti. Non usare nessuna strada come percorso e non avere restrizioni come limite è il primo principio del sistema di arti marziali di Lee. Notokum Jeet Kune Do. Quest'idea descrive esattamente il modo in cui Lee vedeva le battaglie. L'interprete ha introdotto le arti marziali nella cultura popolare dell'Occidente e ha modificato il ruolo degli attori cinesi a Hollywood. In poche parole, questa era l'essenza della desiderabile adattabilità che gli stava a cuore. Lee era dell'opinione che un combattente che non fosse vincolato da un certo stile. Di conseguenza, ciò ha portato alla nascita delle arti marziali miste, spesso conosciute come MMA, nonché a un elemento della notevole eredità di Bruce Lee. C'era un forte legame tra Lee e Yang, sia nel loro ruolo di artisti che nelle loro amicizie. Il fatto che abbiano contribuito al film è un'indicazione significativa della loro esistenza nell'industria cinematografica, come mostrato sullo schermo. Cosa ne pensate della dinamica che esiste tra Lee e Bolo? Sentitevi liberi di condividere le vostre opinioni nell'area commenti di questa pagina. Ricordatevi di dare un pollice in su a questo video e di iscrivervi al nostro canale qui. Teneteci d'occhio.